Ciao a tutti, ormai avrete letto il titolo di questa recensione e vi starete domandando il perché di questa mia affermazione. Penso ormai lo sappiate, ma da me non sentirete mai dire che qualcosa è fantastico solo perché magari me lo hanno inviato in prova. Anzi, a maggior ragione se mi inviano qualcosa è giusto lodare i punti di forza, ma anche evidenziare quello che non va o dovrebbe essere migliorato. Ecco, per me queste sono le recensioni che intendo portarvi e spero che apprezzerete anche questa di oggi. Queste Galaxy Buds 3 in versione Silver le ho acquistate al day one, quindi Samsung non me le ha inviate e probabilmente se vedrà mai questo video si guarderà bene in futuro da mandarmi qualcosa. Ma dovrebbe anche guardarsi bene dal proporre qualcosa che ha evidenti problemi. Prima di entrare nel dettaglio andiamo a vedere che cosa c'è in confezione. Dunque in confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno che vedremo nel dettaglio a breve, una scatolina che contiene due manualetti di carta, la guida rapida e le informazioni circa la garanzia e infine il cavo di ricarica USB-C USB-C tenuto insieme da questo elemento plastico e che è lungo circa 1,20 m. Ho scelto di farvi vedere la variante Silver, ma saprete di sicuro dell'esistenza della variante bianca, che non ho scelto perché è troppo simile a tanto altro sul mercato. Questa custodia, che pesa poco più di 46 grammi, è divisa in due sezioni, la prima grigio opaco appunto e la seconda trasparente. Scelta interessante questa di Samsung di creare il coperchio trasparente così da poter sempre capire se gli auricolari sono all'interno o meno. Il coperchio ha anch'esso una sottile striscia grigio opaco che corre tutto intorno e si raccorda alla generosa cerniera sul lato posteriore. Sulla parte frontale abbiamo poi il LED multicolore che indica lo stato di carica, di abbinamento, eccetera, mentre nella parte inferiore abbiamo la porta USB-C per la ricarica e alla sua destra il pulsante per l'accoppiamento Bluetooth. La costruzione è impeccabile. La cerniera l'abbiamo vista prima e vi posso garantire che è solida, granitica direi, non si muove, non flette, insomma è un blocco molto robusto e anche l'interno trasmette la stessa sensazione di qualità. Le plastiche qui sono completamente opache, anche per gli spazi dedicati agli auricolari. E nota di colore sono gli indicatori azzurro per l'auricolare sinistro e arancio per il destro. Insomma, abbiamo capito come la costruzione e la qualità dei materiali utilizzati non siano un problema di queste Buds 3, anche se bisogna vedere la durata del colore argento che sembra un pochino delicato. L'auricolare è di tipo semi-in-ear e questo va in controtendenza rispetto alle altre Buds precedenti che erano appunto delle Buds, ovvero piccole che si inserivano totalmente nell'orecchio, mentre qui abbiamo delle più comuni in-ear a bastoncino. Nella parte frontale della capsula c'è una generosa copertura metallica di colore nero e sempre sulla capsula troviamo il sensore di prossimità che però è disattivato e bisogna attivarlo dall'applicazione, una scelta incomprensibile questa da parte di Samsung. Sono dotati di ANC ma lo implementano tramite due soli microfoni che sono posizionati in questo modo. Il primo nella parte alta esterna della capsula e il secondo all'estremità del bastoncino posto in mezzo ai due pin argentati per la ricarica. E veniamo al bastoncino che ho tenuto per ultimo, visto che si collega al prossimo argomento. Se lo vediamo da sotto notiamo come la porzione sia di forma trapezoidale, mentre se lo guardiamo di lato vediamo la forma triangolare o a cuspide, dove all'estremità è presente questa striscia di colore nero che al contrario della variante Pro non fa nulla, quindi non si illumina, non lampeggia e così via. Notate però lo spazio tra la capsula e l'auricolare, oltre ad essere piuttosto risicato, è tagliato di netto. E questo cosa comporta? Comporta che queste Buds 3, pur pesando solo 4,7 grammi, sono scomode. Ed ecco perché per me sono bocciate. Se gli auricolari Bluetooth sono pensati principalmente per essere indossati diverse ore consecutive, queste Buds 3 invece la prima cosa che vorreste fare dopo nemmeno mezz'ora è toglierle e ascoltare musica con altro. E la colpa, se così vogliamo dire, è dovuta proprio a questi due fattori. Il primo è la distanza tra la capsula e il bastoncino e il secondo la forma stessa del bastoncino che, non essendo arrotondata ma spigolosa, risulta scomoda. Infine, lo spazio tra la capsula e il bastoncino porta sì a mantenerle ferme e salde in posizione, tant'è che se le usate per fare sport vanno bene perché certificate anche IP57, ma lo spazio a disposizione, dicevo, le spinge verso l'interno, in questo modo, così appoggiano sull'orecchio e guancia, amplificando la sensazione di fastidio. Insomma,
Non un grande risultato questo per Samsung, e sono sicuro che chi le ha disegnate e progettate non le ha mai davvero utilizzate, altrimenti si sarebbe accorto di questi problemi e probabilmente avrebbe cambiato qualcosa nel design. L'applicazione Galaxy Wear è disponibile solo per Android, quindi se siete possessori di un iPhone e siete attratti dal design di queste Buds 3, lasciate stare e acquistate altro perché non potrete sfruttarle al meglio. Nella pagina principale troviamo l'indicazione di carica della batteria degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono all'interno. Abbiamo poi la possibilità di abilitare l'ANC, ma non la modalità trasparenza, poi la possibilità di equalizzare il suono attraverso 6 impostazioni predefinite e una personalizzata e trovare gli auricolari facendoli suonare. Nelle impostazioni abbiamo poi la possibilità di attivare il rilevamento dell'orecchio sia in chiamata, che è già attivo, sia in ascolto musicale, che invece è disattivato, e questa, come vi dicevo prima, è una scelta che non comprendo. Sempre dalle impostazioni possiamo abilitare la lettura delle notifiche, modificare le impostazioni di fast to switch per passare da un dispositivo ad un altro registrati nello stesso Samsung account e infine attivare un promemoria che ci informa quando teniamo la testa chinata per più di 10 minuti, così da prevenire eventuali dolori al collo. Per finire, la funzione di controllo e aggiornamento del firmware. Anche i controlli sono stati rivoluzionati e ora non sono più touch ma a pressione e a sfioramento. Le azioni però non sono modificabili tranne la pressione prolungata che è impostata su entrambi gli auricolari per attivare o disattivare l'ANC, ma può essere sostituita con l'assistente vocale. Gli altri comandi, come dicevo, non sono modificabili, quindi vediamo cosa Samsung ha pensato per noi. Con la pressione singola diamo il comando di play e pausa, con la doppia pressione andiamo al brano successivo, mentre con la tripla pressione andiamo al brano precedente. Infine, con lo sfioramento alziamo o abbassiamo il volume. Devo segnalarvi che la zona sensibile al tocco e alla pressione è quella posteriore del bastoncino, quella anteriore infatti non reagisce ad alcuna gesture. Come da tradizione, Samsung utilizza driver proprietari e anche per queste Buds 3, come per le Buds FE che ho già recensito qualche mese fa, ha optato per un driver da 11 mm ad una via. In più, come sempre, i codec supportati sono l'AAC, l'SBC e il codec proprietario di Samsung SSC, che però in questa versione ha caratteristiche simili ai codec LDAC e l'HDC. Purtroppo però questo codec è disponibile solo per i più recenti smartphone e tablet del produttore. La configurazione di base rende il suono abbastanza piatto e questo è un buon segno perché poi equalizzandolo riuscirete a dare un tocco più personale al suono. Ad ogni modo non trasmettono quell'effetto wow che mi aspettavo. Intendiamoci, suonano bene, ma complice anche il fattore di forma, che comunque lascia passare qualche suono ambientale, non riescono a fare quello sprint in più che ci si aspetterebbe da auricolari che si posizionano nella fascia alta del mercato. Dipende dalle tracce che preferite ascoltare, ma se le voci sono generalmente riprodotte bene, non altrettanto possiamo dire per esempio della chitarra acustica o di alcune percussioni che risultano un po' impastate. Questo si evidenzia ancora di più nelle tracce dove ci sono bassi pesanti, dove il tutto sembra quasi fuso insieme. In definitiva, se cercate qualcosa di più appagante dal punto di vista sonoro, probabilmente non fanno al caso vostro e vi consiglio di optare magari per la versione Pro. Il volume invece l'ho trovato un po' basso, l'avrei preferito tarato meglio, ma ad ogni modo non si percepiscono distorsioni anche al volume al massimo e questo è sintomo di qualità del driver utilizzato. Sono poi infarcite di funzionalità che anche queste però sono esclusive di prodotti Samsung, quali ad esempio l'Audio 360 che è disponibile con alcuni modelli di TV del produttore, oppure l'Auracast che vi permette di condividere i contenuti audio con i vostri amici, a patto però che anche loro siano ovviamente all'interno dell'ecosistema di Samsung, o infine la Galaxy AI con il suo traduttore automatico in conversazione che è molto interessante. Insomma, scelte di marketing già viste e che di sicuro non ci scandalizzano, ma che per sfruttarle a pieno ci costringono, tra virgolette, a legarci ad un produttore, indipendentemente dal produttore, sia chiaro. Se volete capire meglio come suonano queste Galaxy Buds 3, vi consiglio l'ascolto di If I Had Money di Blues Delight. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo.
Qui senza ombra di dubbio posso dichiarare che Samsung ha fatto davvero un gran lavoro. Sia senza che con l'ANC abilitato, in condizioni di traffico sostenuto si nota come la maggior parte dei rumori ambientali venga ottimamente filtrata a tutto vantaggio di una voce chiara e sempre godibile da parte dell'interlocutore. Pur essendo soltanto 2 i microfoni implementati in queste Buds 3, questi sono di ottima qualità e gli algoritmi lavorano molto bene. Samsung dichiara 6 ore di ascolto non stop con la soppressione del rumore disattivata e 5 ore con ANC attivo. Ora, già solo da questi dati di fabbrica non ci siamo. Queste performance potevano andare bene qualche anno fa, ma non oggi che con gli auricolari ci passiamo tanto tempo durante il giorno. Ad ogni modo, dai miei test condotti come sempre con il volume impostato all'80% e il codec AAC, quindi diciamo simulando una condizione standard per chi non ha uno smartphone Samsung o le usa collegate a un PC, risulta una durata massima di poco inferiore alle 6 ore dichiarate. Considerate che in questa modalità perdono il 10% ogni 35 minuti circa. Non è dichiarata la capacità della batteria inclusa nella custodia, ma facendo un rapido calcolo garantisce ulteriori 5 ricariche per un totale dichiarato, nello scenario meno energivoro, di circa 30 ore, mentre in quello peggiore, con ANC attivo, di circa 24 ore. Vista la fascia di mercato in cui si collocano, queste Buds 3 implementano la ricarica wireless, mentre non ho trovato indicazioni sulla ricarica rapida che penso non sia disponibile. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Questo voler scimmiottare a tutti i costi Apple con le sue AirPods non porta da nessuna parte. Voci di corridoio infatti dicono che i vertici di Samsung siano, diciamo, perplessi con chi ha scelto queste forme perché di fatto sono lontane dal passato, che aveva dato una sorta di identità al brand in ambito audio. Qui la continuità con il passato è stata bruscamente interrotta e in questo caso specifico non paga né in termini di comodità né tantomeno per la batteria. Ed ecco perché per me sono bocciate, non dal punto di vista costruttivo, non da quello sonoro, ma proprio per il comfort che è, senza minimi termini, pessimo. Questo design rinnovato, accompagnato da una costruzione al top, da prestazioni audio tutto sommato più che soddisfacenti e una batteria appena sufficiente, ecco, tutto questo ha un costo di 179 euro che le mette in diretta competizione con i prodotti della Mela, ma non me le fa affatto preferire a prodotti di altri brand. Penso alle Nothing Ear o alle FreeBuds Pro 3 di Huawei, solo per farvi alcuni esempi. Ecco, spero davvero che Samsung torni sui suoi passi con la prossima generazione perché si chiamano Buds e delle Buds dovrebbero avere forma. Ed è davvero incomprensibile questo appiattimento verso Apple che è sì un punto di riferimento, ma sappiamo non essere perfetta. Inoltre, come vi ho già detto prima, vi ricordo che per sfruttarle al meglio dovrete avere necessariamente prodotti Samsung e avere uno smartphone, per esempio, di fascia alta e di ultima generazione, da S23 in su, compresi i flip, ma non la serie A o M. Magari, forse, chi lo sa, avremo il supporto più avanti. Bene, anche per questa settimana è tutto, spero che questa recensione vi abbia trasmesso tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole e se questi pochi minuti che abbiamo passato insieme vi hanno lasciato qualche spunto di riflessione e non volete perdervi gli altri contenuti che sto preparando per voi, l'invito è sempre lo stesso. Iscrivetevi al canale e mettete un like. Se poi proprio questi argomenti vi appassionano e volete partecipare attivamente alla vita del canale, date uno sguardo agli abbonamenti che sono in grado di soddisfare gli utenti più esigenti, oltre a dare ovviamente a me un piccolo contributo per la preparazione dei contenuti. Come sempre, alla prossima!